Benvenuti! Come abbiamo visto finora, ognuna delle 5 ferite ha le proprie caratteristiche fisiche, comportamentali, modi di reagire, di sentire e di parlare. All'interno di questo video andremo a trattare la ferita dell'abbandono. Vi invito a seguirmi. Grazie! Il rifiuto e l'abbandono sono due ferite differenti una dall'altra. In una coppia, se un partner decide di respingere l'altro, lo rifiuta per non averlo più a suo fianco. Se invece decide di abbandonarlo, lo lascia e se ne allontana. Un bambino piccolo può sentirsi rifiutato se la madre si trova all'improvviso assorbita da un nuovo figlio, soprattutto se portatore di handicap o malato. Il bambino incomincerà a credere che la cosa durerà per sempre e non avrà mai più l'attenzione che aveva prima della madre. Se i suoi genitori sono presi dal lavoro e gli danno poche attenzioni, si sentirà abbandonato. Se ha bisogno di cure mediche e viene lasciato all'ospedale, allo stesso tempo soffrirà della ferita d'abbandono. Quando i genitori lo lasciano da una persona che si occuperà di lui mentre loro sono in vacanza, penserà di essere abbandonato. Se la mamma è sempre malata e il padre è troppo occupato e assente e deve per forza arrangiarsi da solo, il bambino si sentirà anche in questa situazione abbandonato. Quando il genitore si autorifiuta e ha un figlio del suo stesso sesso, è normalissimo umano che gli rifiuta questo figlio inconsciamente, perché il figlio lo riconduce costantemente a se stesso. Le persone che soffrono per l'abbandono non si sentono sufficientemente nutrite dal punto di vista affettivo. La maschera che l'essere umano si crea per tentare di nascondere a se stesso questa ferita è quella del dipendente. La maschera del dipendente, ossia di chi soffre della ferita d'abbandono, è caratterizzata da un corpo che manca di tonicità, lungo, sottile e floscio. Il sistema muscolare è sottosviluppato e sembra non riuscire a tenere il corpo eretto, proprio come se avesse bisogno di sostegno. Il corpo è la completa espressione di quello che accade dentro la persona. Il dipendente crede di non poter far da solo e di aver bisogno sempre del sostegno di qualcuno. Grandi occhi tristi, gambe deboli, braccia troppo lunghe, pendenti lungo i fianchi, sono caratteristiche del dipendente. Sembra proprio non riuscire a sapere che fare con le braccia, soprattutto quando si sente osservato dagli altri. Alcune parti del corpo possono essere cadenti, per esempio le spalle, i seni, le natiche, le guance, la pancia, lo scroto nell'uomo, la colonna vertebrale stessa. Appena vedi una parte del corpo che si presenta flaccida, puoi dedurne che la persona indossa la maschera del dipendente per nascondere la propria ferita d'abbandono. Non dimenticare che è l'intensità della ferita a determinare lo spessore della maschera. Una persona molto dipendente avrà tutte le caratteristiche citate finora. Se invece ne possiede solo alcuna, vuol dire che la ferita è meno pronunciata. È importante sapere che nel caso di una persona grassa mancare di tono in alcune parti del corpo, il peso sta a indicare un altro tipo di ferita, che vedremo molto più avanti, mentre la mancanza di tono sta a indicare la ferita dell'abbandono. Accanto a te possono esserci due persone magrissime, entrambi possono avere polsi e caviglie sottili, ma la differenza sarà visibile nel tono muscolare ed è questo che indicherà se si tratta del fuggitivo o del dipendente. Il fuggitivo, nonostante la magrezza e la piccola corporatura, sta ben eretto, mentre il dipendente avrà una postura floscia. La ferita che salta maggiormente all'occhio sarà quella predominante in questo caso. Il corpo ci rivela sempre tutto della persona. Per questo la chirurgia estetica, tatuaggi, accessori contenitivi o volumizzanti e lo sviluppo eccessivo dei muscoli serve a nascondere a noi stessi le nostre ferite. Alla fine chi si guarda allo specchio non può mentire a se stesso e non è perché nascondiamo la ferita con mezzi fisici che possiamo sanarla.
La maschera del dipendente si presta meglio di altre per diventare vittima. Ci sono molte probabilità che uno dei genitori, se non entrambi, siano anch'essi delle vittime. Una vittima crea nella propria vita problemi di ogni genere, soprattutto problemi di salute per attirare l'attenzione. Si può notare questo fenomeno nei dipendenti già da bambini, infatti hanno bisogno di sentire che se muovono un passo falso c'è sempre chi potrà rimetterli in piedi. Il dipendente drammatizza tutto, un minimo incidente assume proporzioni gigantesche. Alla vittima inoltre piace svolgere il ruolo di salvatore. Si comporterà come un genitore nei confronti di fratelli, sorelle o amici e cercherà di salvare una persona che ama in qualsiasi difficoltà. Questi sono tutti mezzi indotti destinati a ricevere attenzione e complimenti. Il dipendente generalmente chiede l'opinione e l'approvazione per qualsiasi scelta. Ha bisogno di sentirsi sostenuto e approvato in tutte le cose che decide. Non si tratta tanto di una ricerca d'aiuto fisico, bensì soprattutto di sentirsi sostenuto da qualcuno in tutto ciò che fa e intende fare. La persona dipendente che si trova nel suo ruolo di vittima tende ad avere, soprattutto se è donna, una voce infantile e a fare molte domande. Avendo molta difficoltà nell'accettare il rifiuto, tende a diventare insistente, è pronta a ricorrere a qualsiasi mezzo pur di ottenere ciò che vuole. La manipolazione, il broncio, il ricatto, eccetera. Il dipendente chiede spesso consigli, ma poi non è detto che gli servano, sono soprattutto per sentirsi sostenuto. La solitudine è la sua paura più grande. È pronto a reggere situazioni difficilissime prima di porvi fine perché preferisce credere che tutto vada bene piuttosto che essere abbandonato. Il dipendente ha parecchia difficoltà con la parola lasciare, che per lui è sinonimo di abbandonare. Quando il dipendente si sente abbandonato, crede di non essere sufficientemente importante per meritare l'attenzione altrui. Le persone di questo genere hanno anche difficoltà a lasciare un luogo oppure una situazione. L'emozione più intensa vissuta dal dipendente è la tristezza. Per non sentirla cerca la presenza degli altri, ma può anche arrivare al suo estremo, ritirandosi, lasciando la persona pur di non sentire quel senso di tristezza e di abbandono. In un momento di crisi può addirittura spingersi a pensare al suicidio. In generale ne parlerà soltanto, limitandosi a minacce, ma se dopo tanti tentativi non sentirà il sostegno, passerà all'azione. Il dipendente ha paura di qualsiasi forma di autorità, crede che tale persona sia indifferente e fredda ed è per questo che egli stesso è una persona calorosa con gli altri, al punto di doversi quasi sforzare per esserlo. Dietro alla sensazione di isolamento si nasconde il fatto che chi ne soffre inconsciamente si chiude nei confronti di quella cosa e di quella persona che desidera al suo fianco. Non si apre per ricevere o per accettare quella cosa per paura di non poter gestire la situazione. Ha paura delle emozioni che tutta quella tensione potrebbe innescare. Non appena una relazione si fa più intensa, questo tipo di persona fa il possibile per boicottare la relazione. La persona dipendente piange facilmente e fra le lacrime accusa gli altri di abbandonarla tutte le volte che si presentano i suoi problemi o le sue malattie. Arriva al punto di accusare Dio di averla abbandonata. Non si rende conto che spesso è lei stessa a mollare gli altri, né si rende conto di quanti progetti abbandona per la strada. All'interno della playlist di Holistic Seed ho caricato diversi video che trattano il tema dell'ego e di come si manifesta e ci manipola. Il dipendente ha l'abitudine di aggrapparsi fisicamente alla persona amata. La bambina si aggrappa al padre, il bambino alla madre. Nella coppia il dipendente si appoggia all'altro, o lo tiene per mano o deve toccarlo spesso. Quando sta in piedi cerca una parete per appoggiarsi, o lo stipite di una porta o qualsiasi altro oggetto. Un altro modo per attirare sempre l'attenzione a se stesso è fare mansioni che consentono di avere accesso a un largo pubblico. Numerosi cantanti, attori e influencer sono tutti dipendenti. Quando il dipendente inizia un percorso terapeutico, chiede tutto quel sostegno che non ha ricevuto dai genitori o dal partner
che gli venga dato dal terapeuta spesso, creando una relazione di dipendenza. Il dipendente è una persona che facilmente prova empatia per gli altri, il che lo induce a sentirsi responsabile della loro felicità o infelicità, proprio come convinto che siano gli altri responsabili della sua felicità o infelicità. Una persona empatica viene definita a volte sensitiva perché percepisce le emozioni altrui e se ne lascia invadere facilmente. Questo può indurre facilmente all'agorafobia. Questa fobia è una paura insana degli spazi vuoti e dei luoghi pubblici. È la fobia più diffusa al mondo, soprattutto tra le donne, mentre gli uomini cercano di gestirla attraverso l'abuso dell'alcol. Una situazione angosciosa induce nell'agorafobo delle reazioni fisiologiche quali palpitazioni cardiache, capogiri, tensioni, debolezze, sudorazioni, problemi respiratori, nausea, incontinenza, paura di perdere il controllo, di impazzire, di venire umiliato pubblicamente, di svenire o addirittura di arrivare alla morte. Un ambiente familiare propizio allo sviluppo dell'agorafobia è il caso in cui si assiste alla morte di un parente o alla follia dei parenti prossimi. Può anche accadere che l'agorafobo abbia rischiato personalmente di morire da piccolo o che la paura della follia della morte di una persona gli sia stata veicolata dall'ambiente familiare. La paura di morire, tipica dell'agorafobo, viene vissuta su tutti i piani. Qualsiasi cambio rappresenta in modo simbolico una micromorte. Il passaggio dall'infanzia all'adolescenza, poi dall'adolescenza all'età adulta, il matrimonio, un trasloco, un cambio di lavoro, una gravidanza, un incidente, una separazione, la morte o la nascita di qualcuno, sono tutti momenti di angoscia per l'agorafobo. Tutte queste angosce e queste paure possono rimanere inconsce e contenute, fino a quando l'agorafobo arriva al suo limite mentale ed emozionale. Ecco che non riesce più a contenersi e le sue paure diventano coscienti e manifeste. È importante che si renda conto che questa non è follia, ma si tratta di una sensibilità eccessiva e mal gestita. La cosa più importante è imparare la vera nozione di responsabilità e porre dei confini. La madre dipendente, dal momento che è empatica, dipende molto dall'amore del figlio e fa di tutto perché egli si senta che è sempre nei suoi pensieri. L'amore altrui, soprattutto delle persone care, sostiene i dipendenti e li aiuta a stare in piedi. Credersi indipendente è una reazione molto frequente nelle persone dipendenti che amano dire agli altri quanto esse siano indipendenti. Una persona dipendente, uomo e donna, può non desiderare figli con la scusa di mantenere la propria indipendenza. Nell'uomo questo atteggiamento spesso cela la paura di non ricevere abbastanza attenzione dalla moglie, se dovesse nascere un bambino, e nella donna nasconde la paura di sentirsi soffocare dagli impegni che porta un bambino. Se invece vuole avere figli, sarà più contenta quando il bambino è piccolo, perché il bambino sarà completamente soggetto alle sue cure. Il dipendente dovrebbe cercare più la propria autonomia che l'indipendenza. L'autonomia è un processo di autoregolazione dove si impara a conoscersi rispettando chi si è. L'indipendenza è uno stato che porta a non aver bisogno dell'altro, ma quello che vogliamo qui è stare insieme agli altri e riuscire a gestire la relazione con l'altro. Nella vita sessuale il dipendente si comporta allo stesso modo. Usa il sesso per vincolare la persona a sé, che è soprattutto visibile nelle donne. Per quanto riguarda l'alimentazione, il dipendente può mangiare molto senza ingrassare. Questo perché la sua mente ha registrato che non riceve mai abbastanza. Mentre il fuggitivo è tendente all'anoressia, il dipendente è incline alla bulimia. Nelle donne sarà dovuto alla mancanza di attenzione da parte del padre, mentre negli uomini sarà dovuto alla mancanza di attenzione da parte della madre. Il dipendente preferisce gli alimenti morbidi a quelli duri. È un amante del pane perché il pane rappresenta la terra nutrice. Mangerà lentamente e farà durare il piacere e l'attenzione, soprattutto quando è in compagnia degli altri.
e ama mangiare insieme agli altri. Il dipendente è famoso per essere stato un bambino cagionevole, deboluccio e spesso malato. Vediamo ora una lista delle malattie che facilmente sviluppa chi porta con sé la ferita dell'abbandono. L'asma, che simbolizza la capacità di accogliere e di lasciare andare. I problemi ai bronchi, che rappresentano la sensazione di non ricevere abbastanza dalla famiglia. Per via del suo aspetto empatico e sensativo è facile che sviluppi problemi al pancreas, quindi l'ipoglicemia e il diabete, ma anche alle ghiandole surrenali. Tutto l'apparato digerente è fragile perché crede di non essere nutrito adeguatamente. La miopia, perché è legata alla paura del futuro. Il dipendente, che alimenta molto il suo ruolo di vittima, può anche arrivare al punto di soffrire di isteria. Molte persone con la maschera del dipendente finiscono con il soffrire di depressione, perché questo di nuovo è un altro stratagemma per attirare tutta l'attenzione su di sé. La persona dipendente è facile che soffra di emicrania perché non si concede di essere se stesso ed è quello che maggiormente soffre per le malattie rare perché hanno bisogno di attenzioni particolari. Se ti riconosci nella descrizione della ferita di abbandono, ti ricordo che è stata attivata dal genitore del sesso opposto e continua a essere attivata da tutte le persone che incontri del sesso opposto. Verifica e scoprirai che quel genitore ha vissuto la stessa ferita con il genitore del sesso opposto, cioè del tuo stesso sesso. Le medesime ferite si ripercuotono di generazione in generazione e qui viene spiegato il fenomeno dell'ereditarietà. Fintanto che non viene fermata la ruota del karma, non potremo vivere relazioni autentiche d'amore. La causa principale di una ferita, per ognuno di noi, proviene dalla nostra incapacità di accoglierci e perdonarci così come siamo e di fare la stessa cosa con gli altri. Rimproveriamo agli altri tutto ciò che noi facciamo a noi stessi e che non vogliamo vedere. L'incontro di determinate persone nella nostra vita e il sentire uno stato di vergogna sono le coordinate che ci servono per indirizzare la nostra attenzione e il nostro lavoro. Vi invito a continuare a utilizzare le pratiche che ho postato nei vecchi video perché queste vi servono in questo percorso di autoosservazione e per attivare l'osservatore dentro di voi. È importante e urgente risolvere tutti i sospesi con i nostri genitori per disinnescare programmi che sono dentro di noi e che intrappolano noi stessi e gli altri nei soliti schemi e tutto l'albero genealogico. Le leggi spirituali spiegano molto bene che fintanto che un essere umano non avrà vissuto una data esperienza nell'amore, dovrà ritornare sulla terra per riviverla. Il nostro ritorno avviene contemporaneamente a quello di altre anime, le stesse ma con ruoli diversi. Tutto ciò ci serve per riuscire a risolvere tutto quello che è rimasto sospeso nelle vite precedenti. Vi ricordo che una persona nella reattività è in una fase dove non è centrata e tantomeno è nel proprio cuore e sta seguendo un copione senza nemmeno rendersene conto. Se ti riconosci nella descrizione della maschera del dipendente, all'interno di Holistic Seed troverai il materiale necessario alla guarigione di questa ferita e a diventare te stesso come mai prima. Vi ringrazio per la vostra presenza ed ascolto. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like e lasciare un messaggio. Vi ricordo che potete seguirci anche sul canale Facebook e Instagram sempre di Humanitry e vi invito a seguirmi nel prossimo video dove tratterò la prossima ferita. Grazie della vostra presenza. Alla prossima.